Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare una mini 500 in modo da realizzare così un bellissimo portachiavi. Sarà bello per come una bomboniera, bello come un regalo originale e artigianale. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la 500 a portachiavi prendiamo il filato che decidiamo di fare la carrozzeria e andiamo a fare una catenella di 8 maglie. Lavoriamo poi le 8 maglie per 6 giri. Ho lavorato le 8 catenelle, vado a lavorare 8 maglie basse nelle catenelle in questo modo, poi giro e rigiro fino a formare 6 giri di 8 maglie. Terminati i giri, ora andiamo a lavorare a maglie basse tutto intorno alle maglie che abbiamo realizzato. Entriamo in ogni maglia, facciamo una maglia bassa. Io ho realizzato 24 maglie basse. Ora vado qui nella prima maglia, faccio una maglia bassissima e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro, realizzando però le maglie in costa. In totale saranno 26 maglie. Le lavoro prendendo solo la parte di dietro della maglia e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro. Saranno 26 maglie lavorate. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima, andiamo a sostituire il filo con quello bianco e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie lavorate normalmente utilizzando il filato bianco. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Riprendiamo il filato celeste e facciamo ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le 42 maglie per altri 2 giri. Facciamo una maglia bassissima, andiamo a lavorare ogni 5 maglie una diminuzione e saranno 36 maglie e le lavoriamo in costa dietro. Per facilitare l'operazione vado a fare in questo modo, lavoro le 5 maglie in costa, 1, 2, 3, 4 e 5 e poi vado a saltare una maglia e vado nella prossima e così ho fatto la mia diminuzione in questo modo e proseguo così il giro e possiamo staccare il filo. Ora per realizzare i finestrini io faccio in questo modo, volendo potete fare anche delle semplici catenelle, però per secondo me facilitare, poi vedete voi, io faccio in questo modo. Qui dove abbiamo fatto la parte più stretta del davanti, e questa è anche la parte stretta e questa è la parte più lunga, vado a mettere la parte più stretta, entro col l'uncinetto diciamo nell'angoletto qui e vado a fare le mie maglie catenelle. Prendo il filo dalla parte di sotto in questo modo, lo faccio uscire sopra e vado a fare dei punti catenella lungo questa linea in questo modo. Entro in ogni maglia e faccio la mia catenella prendendo il filo dalla parte di sotto così e mi vado a fermare nella maglia qui. Posso ora staccare il filo e lo faccio uscire in questo modo, poi andrò a fermare con ago e filo. Vado a fare la stessa cosa anche per l'altro finestrino dall'altro lato, sempre entro qui, prendo il filo
lo vado a pescare alla parte di sotto e vado a fare la mia catenella. E questo lavoro la faccio anche dall'altro lato qui, e poi lo vado a fare anche sui laterali, al centro dei due laterali, in modo da far venire questi finestrini qui. Volendo potete passare anche solo il filo, oppure fare una semplice catenella per i finestrini e andate poi a cucire sopra. Con acqua e filo andiamo a bloccare tutti i fili dopo aver fatto la nostra lavorazione. Per i parafanghi andiamo a fare la stessa cosa, solo sulla parte davanti e sulla parte di dietro dobbiamo andare ad inserire il filo grigio, lo prendiamo qui nella riga dove abbiamo fatto le maglie in costa, nella riga sopra, subito sopra, questa qui, e andiamo a lavorare le nostre maglie. Possiamo fare 8 catenelle, poi vedete un po' voi come volete andare a fare, e dobbiamo lavorare 8 catenelle nella base di sotto, oppure come abbiamo fatto per i finestrini la stessa cosa potete fare semplicemente la catenella e poi andarla a cucire, oppure con acqua e filo andate a creare la riga come preferite. Io faccio in questo modo, vi faccio vedere, e poi vado a fermare con acqua e filo la parte finale. Entro in ogni maglia qui e vado a fare la mia catenella. Arrivo dall'altro lato del finestrino, diciamo così, e poi stacco il filo e lo vado a fermare. Stessa cosa vado a fare anche sulla parte di dietro. Possiamo ora riempire la base con l'ovatta sintetica e andiamo a fare la parte di sotto dell'auto. Per la base di sotto dell'auto abbiamo con il filato nero un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Possiamo staccare il filo e andiamo a cucire sotto. Dopo aver riempito bene con l'ovatta sintetica andiamo a posizionare in questo modo e andiamo a cucire maglia per maglia, prendendo sia la maglia in costa qui che la maglia della base di sotto. Cerchiamo ora di dare un po' la forma. Dopo aver cucito la base di sotto diamo la forma alla nostra auto, andiamo a tirare un pochino sulla parte davanti cercando di arrotondarla in questo modo con la coda dell'uncinetto, la stessa cosa un po' dalla parte di dietro, così, e diamo un po' la forma all'auto. Per le ruote facciamo un anello magico di 12 maglie e poi lo stringiamo e andiamo a cucire al lato dell'auto in questo modo. Andiamo a cucire tutte e 4 le ruote, tutti e 4 i lati. Le fermiamo prima con gli spilli e poi andiamo a cucire bene intorno. Con un po' di filo nero possiamo fare lo specchietto, andiamo a fare dei piccoli nodini semplicemente passando il filo in questo modo, oppure potete fare una catenella e andarla a cucire come preferite. Io vado a fare così e vado a riempire un pochino la parte esterna, passo un po' di volte il filo in modo da creare così uno specchietto laterale. Questo è facoltativo, lo potete fare oppure no. Poi andate a fare i fanalini sempre con il filato giallo e poi sempre con un po' di filo nero possiamo andare a fare anche la targa, sempre ricamandola. Andiamo qua sul davanti e passiamo un po' di volte il filo in modo da creare così la targa. E possiamo fare la stessa cosa anche dalla parte di dietro. Apriamo un pochino il filo e cerchiamo di unire le due parti. E poi blocchiamo il filo.
E con un po' di filo giallo andiamo a creare i fanalini. E poi blocchiamo il filo. Con il filato nero ho fatto anche una piccola maniglia qui al lato, lo potete fare anche grigio come più vi piace. Ed ecco terminata la piccola 500, potete realizzare qualsiasi colore la vostra auto e potete andare ad aggiungere un anello portachiavi, sarà molto graziosa, si possono fare anche delle piccole bomboniere molto carine. Ho realizzato il tergicristallo con il filato nero, ho messo qui lo specchietto e ho fatto anche il tettuccio nero sopra, poi decidete voi come andate a rifinirla. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.